Video super pippone, ma non super. I super arriveranno. Finalmente l'altro giorno ho ritirato delle piastre inerenti a un progetto che porto avanti da circa 6 mesi, una customizzazione ad hoc per la Tenerona, per un'idea più grande di noi, per un'idea che mi piacerebbe definire giro del mondo, ma ripeto, per questa cosa ci torneremo con dei video dedicati, anche perché dobbiamo passare dalla teoria alla pratica. In teoria quello che ho fatto va tutto bene, in pratica come sempre dovrò rivedere qualcosa. Ma a parte questo, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati nello scorso video, quello inerenti alle valigie della Mytec, andando a parlare del perché e del per come ho abbandonato la customizzazione del tablet come navigazione. Prima, breve recap generale, vi lascio in sovraimpressione il titolo del video per chi non l'avesse visto, così potete cercarlo sul canale. Comunque parliamo di una pad mini di seconda generazione, custodia della Lightprof e supporto della Lightprof. Inoltre, se vi ricordate bene, la customizzazione riguardava una piastra in acciaio tagliata all'asse dallo spessore 2 mm, progettata ad hoc per questo supporto. Ma ora spostiamoci sulla Tenerona per vedere la nuova configurazione 2022. Mi raccomando, siate buoni. Solo per voi Tenerona porno, hot e denudata nelle sue parti più intime. Ho deciso di lasciarla così per fare questo video, in quanto credo sia interessante condividere tutto il lavoro a 360 gradi. Ma qua ci torniamo più tardi. Adesso, senza portarla troppo per le lunghe, spostiamoci in alto e andiamo a vedere che cosa ho combinato. Questa è la nuova plancia di comando con la telecamera posizionata come se fosse ai miei occhi. Vista laterale destra, vista laterale sinistra, vista frontale, ma qua per fare le cose fatte bene smontiamo il cupolino così la guardiamo nel dettaglio. Questa è la nuova customizzazione nel dettaglio. Cerco di farvela vedere nei piccoli particolari sia a destra che a sinistra. A questo punto vi sarete chiesti, sì ok, ma alla fine che cosa è montato? Quello che sto a indicarvi è un Garmin Montana 700i che poi vi mostro da vicino. Tramite questo tastino potete staccarlo dalla moto e dal relativo supporto, ma la cosa più interessante dal mio punto di vista è questa piastra. Piastra disegnata e progettata a CAD per questa configurazione. Piastra che richiama un po' la vecchia soluzione, quella sull'iPad, ma migliorata in alcuni dettagli che cerco di mostrarvi nei particolari. In primis la finitura. Questa è la vecchia piastra utilizzata per ancorare l'iPad. Se guardate bene è stata utilizzata una finitura spazzolata, si vedono tutte le righette della spazzola, mentre nella nuova staffa abbiamo utilizzato una nuova macchina chiamata pallinatrice, una sorta di sabbiatrice che invece la sabbia utilizza delle microsfere in acciaio. La finitura a mio avviso è spettacolare, sembra quasi verniciata. Altra caratteristica, ho cercato di migliorare il sistema di ancoraggio. Come dico sempre, sono un progettista cinese, copio quello che fanno gli altri. Ho guardato il sistema di ancoraggio del cruscotto della Tenerona e ho cercato di riportarlo qua. Ora ve lo mostro alla mia maniera. Riprendiamo il foglio super pippone per non sprecare la carta, disegniamo la nostra piastra. Questi sono i 4 fori di ancoraggio del supporto. Se facciamo una sezione al centro dei fori, questa è la piastra, questi sono i fori. La piastra è 2 mm. Se facciamo un particolare, questa è la nostra piastra, questo è il foro. Ho inserito un gommino fatto in questa maniera, dove all'interno c'è un foro 5 mm di diametro. La vite utilizzata è M4, quindi è una vite da 4 mm di diametro. Qua c'è il dado, la vite esce di qua. Capite bene che la vite è 1 millimetro più stretta del foro del gommino, quindi il supporto può muoversi in tutti gli assi. Questi sono i gommini che vi ho appena disegnato in rosso, ovviamente li troviamo anche dietro tra la piastra in acciaio e il supporto come appunto disegnato. Questi sono dei tappi in plastica
che danno un tocco di stile per coprire il dado. Altro piccolo dettaglio, la rondella che ho inserito è più piccola di diametro rispetto al diametro del tappino, quindi quando inseriamo il tappino la rondella rimane nascosta. Un piccolo dettaglio, poi fatemi sapere nei commenti se vi piace. Altro dettaglio a mio avviso interessante è come ho ancorato questo oggetto qua, ovvero il TPMS, il sensore per monitorare la pressione dei pneumatici. Ho aggiunto una vite da 1/4, classica vite dei 3 piedi fotografici, vite con questa asola che mi dà la possibilità di ruotarla senza utilizzare un cacciavite. All'interno ho messo una rondella in Teflon e dall'altra parte, tra il TPMS e l'acciaio, c'è una rondella in gomma che serve per attutire le vibrazioni e al tempo stesso tenerlo ben saldo. Ora ve la mostro. Tenendo la vite dall'interno posso far ruotare tranquillamente il TPMS. Questa è la rondella in gomma di cui vi parlavo. Poi vi mostro un altro dettaglio sempre alla mia vecchia maniera. Questa è la vite che ho utilizzato per tenere il TPMS. Se la guardate è una caratteristica molto interessante. La prima parte è filettata, la seconda parte è liscia. La prima parte è filettata 1/4, la seconda parte è liscia ma di diametro inferiore rispetto alla prima parte. I fotografi la conoscono molto bene perché è utilizzato sulle piastre di teste dei cavalletti e serve appunto per avvitarla sotto le macchine fotografiche. Ma perché è interessante? Interessante perché una volta che l'abbiamo avvitata tutta, questa vita può scorrere sull'asola nella parte liscia, ma al tempo stesso non ce la perdiamo perché per toglierla bisogna svitarla. Quindi io da buon cinese ho copiato questa soluzione per la mia customizzazione e ora ve la mostro nel dettaglio. Prendiamo un foglio A4 questa volta per non sprecare la carta e andiamo a disegnare la nostra piastra nella zona di ancoraggio del TPMS. Ricordatevi bene questo foro perché è importante. Facciamo una sezione al centro, abbiamo sempre i nostri 2 mm di spessore e questo è il nostro foro. Prendiamo questa zona, la facciamo in una scala che non conosciamo, come sempre quando serve uno scrive. Ok, disegniamo la nostra piastra spessore 2 mm. Abbiamo il nostro foro importantissimo, ricordiamocelo. Abbiamo la nostra rondella in Teflon dallo spessore di 1 mm. Dall'altra parte abbiamo la nostra rondella in gomma incollata per le vibrazioni dallo spessore di 1 mm, totale 4 mm. Perché è importante questa quota? Perché se andiamo a prendere la vite che abbiamo utilizzato nella parte liscia, la parte liscia è di 4 mm di spessore. Quindi se alla fine con il colore rosso andiamo a disegnare la nostra vite, in questa zona sarà liscia, mentre nella parte restante avremo una filettatura che è di diametro maggiore. Ma vi ho detto, ricordatevi bene questo foro perché questo foro l'ho fatto filettato da 1/4 come la vite. In questa maniera la caratteristica è che posso tranquillamente togliere il TPMS, ma al tempo stesso sono quasi certo che non perderò la vite perché per toglierla devo svitarla. In primis vi chiedo scusa per la bassissima qualità dei miei schizzi, ma l'importante è che si capisca il concetto, perlomeno ci spero. Tornando al discorso alimentazione, abbiamo fatto passare il cavo in questa zona dove confluiscono tutti i cavi della moto. Il cavo è questo, vedete questo groviglio di fili perché il cavo è molto lungo. C'è anche una scatolina dalla quale si diramano 2 fili, una per un jack audio per ascoltare quello che dice il navigatore tramite il jack audio con il filo, l'altra per l'alimentazione dove all'interno troviamo dei cavi di colori diversi per uno scambio dati. Ma ora prendo la camera e vi mostro tutto nel dettaglio. Per entrare nel dettaglio, questo è il cavo di alimentazione che scende da sopra, l'abbiamo fatto passare di qua, questo groviglio di fili perché il cavo è molto lungo e questa è la scatolina di cui vi parlavo, dalla quale escono 2 fili, uno per il jack audio che ho isolato con un cappuccio e poi vi mostro nel dettaglio, l'altro è questo cavo qua. All'interno di questo cavo ci sono 5 fili, rosso, nero e 3 fili colorati che abbiamo isolato con questa guaina termorestringente. Il cavo nero l'abbiamo collegato direttamente in batteria, il cavo rosso in questa zona per rendere e mettere tutto sotto chiave. Per isolare il jack audio non solo, ci sono questi tappini qua. Questo è per il jack audio, c'è una guarnizione in gomma, l'ho infilata all'interno, serve per non far entrare sporco. Esistono anche per la presa Lightning e per le prese USB-C. Li trovate tranquillamente su Amazon a circa 5-6 euro. Arrivati a questo punto, dopo avervi mostrato la nuovissima customizzazione 2022, possiamo riprendere la domanda fatta all'inizio del video, cioè il perché, il per come sono passato dall'iPad
al Garmin Montana 700i? Le risposte sarebbero multiple, ma da buon youtuber cerchiamo di stringere all'osso, anche perché sono le 8:50 di sera e io sono stracotto. Comunque questa nuova customizzazione è figlia di un progetto più grande di noi. Io volevo uno strumento che da un lato avesse la copertura mondiale per quanto riguarda le cartine e che al tempo stesso avesse la possibilità di comunicare con i nostri cari in qualunque parte del mondo. Finalmente in casa Garmin da circa 1 anno a questa parte hanno presentato il Garmin Montana 700i. Ricordatevi la i perché è veramente interessante. Questo strumento è una sorta di connubio, potete scaricare tutte le cartine del mondo e al tempo stesso attivando un piano tariffario a pagamento potete comunicare con chiunque in qualunque parte del mondo. Vi ho detto ricordatevi la lettera I perché grazie a questo antennone con la scritta Iridium si collega alla rete satellitare Iridium. È l'unica rete con copertura mondiale in quanto i satelliti Iridium vengono definiti satelliti LEO, cioè Low Earth Orbit, satelliti che ruotano a bassa quota a circa 780 km dalla crosta terrestre. Ma ragazzi, io mi fermo qua perché questo video se no diventa non super ma super pippone. Ora ristallo tutto in moto e accendiamo la cabina di pilotaggio della Tenerona per vedere come si vede il tutto di notte. Accendiamo il quadro, ovviamente si accende anche il Garmin, accendiamo il TPMS, questa è la cabina di comando della Tenerona, ora accendiamo anche la Tenerona. Termino il video qua, fatemi sapere nei commenti, intanto qua il navigatore ha perso il segnale ai satelliti. Comunque fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questa customizzazione, mettete un mi piace se avete trovato il video divertente e interessante, se volete offrirmi un caffè vi lascio il link e PayPal in descrizione e io come sempre vi dico ci rivediamo al prossimo video Nerd Pippone. Ciao ragazzi!